Ehi piccoletta, abbiamo scelto per te il nome Suerte. Ti piace? Davvero? E allora suerte per te e suerte per tutti. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Che dire, abbiamo scelto il nome e siamo sulla buona strada. Vi ringrazio per aver collaborato. Alla fine il nome Suerte ci sta tutto, vista anche un po' la situazione, ma con i tarocchi interattivi di oggi voglio proprio vedere cosa vogliono dirti e a fine lettura rispondo anche ad una tua domanda, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Per la variante numero 1 mettiamo l'angelo che rappresenta i desideri, per la variante numero 2 il quarzo rosa che simboleggia le emozioni e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'infinito che rappresenta l'eternità. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto perché subito dopo la sigla vogliono parlare con te. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Angelo, suerte per te. Vediamo cosa ti dicono i tarocchi. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Angelo. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è l'angelo. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è l'angelo. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 51 e il 313. Vai a cercare su Google il significato di questi due numeri perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono canalizza il perdono per gli errori del passato. Probabilmente c'è un qualcosa che tu devi lasciare andare, c'è un qualcosa che stai cercando di superare ed è molto importante riuscire a canalizzare questa energia del perdono. Numeri 51 e 313, valli a cercare perché potrebbe esserci appunto un ulteriore messaggio che ti deve arrivare e che può servirti. Angelo, tu sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Non a caso qui con questa ruota 5 di spade e morte si ricollega molto a quello che ti ho detto prima, quello che abbiamo visto prima. C'è qualcosa che tu devi lasciare andare, probabilmente c'è da perdonare un qualcosa ad un qualcuno. Sei in processo con questa regina di spade, hai realizzato cosa è più giusto fare e lo stai facendo. Stai tentando di ritrovare sotto certi aspetti un'armonia, una serenità che probabilmente vivendo in una determinata situazione si è persa e qui le carte ti dicono ci stai riuscendo, lo stai facendo, sei appunto in una fase di transizione. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Ti vedo lavorativamente realizzata o realizzato, tu potresti avere un lavoro stabile, anche economicamente parlando. Con questo Papa ci vedo tanto un lavoro che ha a che fare con la comunicazione per te. Potresti essere un insegnante, potresti essere un qualcuno che lavora col pubblico. Con questo 8 di coppe, tu sei un qualcuno che ha scelto di modificare un determinato percorso o di cambiare in funzione di una determinata situazione per riportare l'armonia nella tua vita con questo 9 di denari e ci stai riuscendo o se sei in processo ci riuscirai, mi fanno vedere qua. Cosa mi dicono ancora di te? Guarda, non a caso con questa carta del sole ti parlavo di realizzazione, ti parlavo come se tu fossi una persona che ha scelto di stare bene anche da sola, perché probabilmente tu sei una persona sola. Quindi sei riuscita o riuscito a ritrovare un po' la tua centratura, se vogliamo, rispetto a quella che poteva essere una situazione dolorosa del tuo passato. E questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Adesso con questo mazzo vediamo un po' chi vuole parlare con te, cosa vogliono dirti. Per l'angelo
Qui con questa carta degli amanti iniziale mi torna un po' quella sensazione di scelta per te, come se avessi visto degli atteggiamenti con questo fante di spade di un qualcuno che probabilmente non ti sono piaciuti, trovi un po' pesante questa situazione, nonostante tu probabilmente nei confronti di questa persona puoi esserti impegnata davvero tanto, ci hai messo proprio del tuo anima e cuore, ma ti ha in un certo senso ripagato, secondo me, con un atteggiamento ambiguo. Luna abbiamo qui, non ci hai visto chiaramente nei suoi comportamenti. Ricorda, mi viene in mente questa frase che per capire veramente la natura della realtà bisogna guardare attraverso gli occhi dell'anima. Quindi senti in questo momento quello che la tua anima ti trasmette, la tua anima ti dice, perché in riferimento a questa relazione con questa persona conviene smettere di dare e cominciare a ricevere. Questo è quello che ti stanno dicendo le carte. Chi vuole parlare con te? Qui sono proprio i tarocchi e ti dicono: Angioletto, smetti di dare e comincia a ricevere. Ti stai preoccupando troppo di quello che sono gli atteggiamenti di un qualcuno che peraltro probabilmente non merita tutte queste tue attenzioni. Togli per ricevere, anche perché dicono che amare non significa rinunciare alla propria libertà, ma darle un senso. E qui secondo me c'è un qualcuno che tu ami, ma ti sta privando un po' tanto della tua libertà. Quindi smettere di dare e cominciare a ricevere. E questo è quello che volevano dirti i tarocchi. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con questo mazzo. Pensa a questa domanda e vediamo cosa ti dicono per l'angioletto. Pensa alla domanda. Morte, giustizia e papa. La risposta è un sì, c'è un cambiamento in atto o quantomeno ci sarà. Qua mi fanno vedere che in assoluto è proprio un sì, si ritrova l'equilibrio su una situazione, un qualcosa va a migliorare e con questo papa finale potrebbe anche essere il rapporto con una persona dove si ritrova un accordo, dove se è un'amicizia torniamo amici, c'è un qualcosa che cambia, se è un sentimento si ritorna insieme, se parliamo di lavoro può essere un cambiamento in ambito lavorativo su una situazione che probabilmente non funzionava ed è un sì. E questo è quello che mi hanno risposto per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti per l'angioletto. Vediamo. Per l'angioletto. Vediamo. C'è un libro che stai leggendo, ma non riesci a terminarlo. Non riesci a terminarlo. Appena ti è possibile, fallo, perché
le ultime 5 pagine descrivono qualcosa con parole o nomi molto connessi con te. Parole o nomi connessi a te. A te. Il messaggio ti dice questo: c'è un libro che stai leggendo ma non riesci a terminarlo. Appena ti è possibile fallo, perché le ultime 5 pagine descrivono qualcosa con parole o nomi molto connessi a te. E questo era il messaggio per l'angioletto. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Vediamo cosa ti dicono i tarocchi. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso però vediamo chi sei tu, quarzo rosa, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il quarzo rosa. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è. Quarzo rosa. Quarzo rosa, qui ti dicono libera i blocchi. I tuoi numeri spirituali sono il 17 e il 37. Vai a cercare il significato di questi 2 numeri su Google, perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Ci sono dei blocchi probabilmente che devi liberare. Passare oltre, Numero 17 e 37. Adesso vediamo chi sei tu. Quarzo rosa. Quarzo rosa, sei di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario, ma potresti anche essere di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine o avere l'ascendente in uno di questi segni. Tu con questo imperatore sei un qualcuno che in questo momento ha tante responsabilità, vuoi che sia nel lavoro, vuoi che sia per altre persone o situazioni che ti circondano. Sei qualcuno che riesce a essere grande anche nelle piccole cose e questo è molto positivo. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Sei una persona, lo vedo di qua, che con questo 4 di spade dovrebbe considerare di prendersi un periodo di riposo. Sai, mi viene in mente anche questa frase che diceva Aristotele: sedendo e riposando l'anima diventa sapiente. Cosa vuol dire? Che tu puoi avere in questo momento conquistato tante cose e anche belle e anche positive per te, se vogliamo, però quando ti fermi a riposare, quando ti fermi a meditare e pensi, è come se la tua anima andasse altrove, come se tu fossi in un certo senso proiettata o proiettato verso un qualcosa di diverso. E questo è quello che mi fanno vedere per te. Penso che tu possa essere un qualcuno che con questo 7 di coppe e cavaliere di bastoni tra non molto sceglierà di intraprendere un qualcosa di nuovo, un qualcosa che da tempo desideri, che sia nei sentimenti, che sia in una qualsiasi altra situazione, perché come ti ho detto prima, puoi aver conquistato tante cose, ma probabilmente ne manca ancora una. E questo è quello che mi fanno vedere di te. E adesso con questo mazzo vediamo un po' cosa vogliono dirti, se qualcuno vuole parlare con te o sono i tarocchi che vogliono parlarti. Per il quarzo rosa, vediamo. Parlavo di proprio parlarti, guarda. Abbiamo questa prima carta che ci parla proprio di chiacchiere. Vediamo. Non a caso qua si ripete un po' quello che abbiamo visto prima. Questa carta dice: il quarzo rosa in questo momento è fisicamente in un posto, ma desidera essere in un altro, o desidera
andarci, spostarsi, farlo in un futuro prossimo, con una conseguente rinascita, se vogliamo. Qui, vedendo questa carta, mi viene anche in mente una frase che dice: la magia tiene sempre una porta aperta, ma trovarla dipende da noi. E questo è un po' il messaggio che questa stesa vuole darti. Cosa significa? Che in un futuro prossimo io ti vedo lontano dal posto dove fisicamente sei adesso, proprio perché nonostante possa essere impegnativo, difficoltoso, portare questo cambiamento nella tua vita, il tuo futuro sarà altrove, la tua vita sarà altrove. E guarda, qui dicevano proprio la grande fuga. Il quarzo rosa è destinato a rinascere altrove. Questo era un po' il messaggio che le carte volevano darti, e adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Vediamo cosa vogliono dirti per il quarzo rosa. Pensa a questa domanda. Imperatrice, stelle e appeso. Qui la risposta è un sì, però ti stanno dicendo che con questa carta dell'appeso c'è una situazione che deve cambiare. Potrebbe esserci momentaneamente un ostacolo, potrebbe esserci una cosa o un qualcuno che ti ostacola, però la risposta è un sì. Metto giù altre carte, proprio perché tu in qualità di imperatrice sei assolutamente convinto o hai le possibilità di fare questa determinata cosa, ed è un sì. Guarda, un papa, un carro e un mago. Giusto prima ti avevo detto la magia tiene sempre la porta aperta, trovarla dipende solo da noi, e nuovamente qua c'è uscito un carro. E allora, quarzo rosa, segui quello che sono i tuoi sogni e lascia che in un certo senso la magia ti aiuti, la magia ti dia, se vogliamo, un input. Comunque qua la risposta è un sì, che sia nei sentimenti, che sia una qualsiasi altra cosa, risposta affermativa. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Vediamo, per il quarzo rosa. Vediamo cosa vogliono dirti. Ti hanno fatto un regalo, o te lo faranno presto. È un gesto di profondo affetto da parte di una persona che conosci da tempo. Non siete nella stessa città, ma anche
distanti, ti pensa spesso. Il messaggio ti dice questo: ti hanno fatto un regalo o te lo faranno presto. È un gesto di profondo affetto da parte di una persona che conosci da tempo. Non siete nella stessa città, ma anche distanti, ti pensa spesso. E questo era il messaggio per te, quarzo rosa. Ti dico adelante e ricordati che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri. Adelante, quarzo rosa. Infinito, suerte per te. Vediamo cosa ti dicono i tarocchi. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso però vediamo chi sei tu, l'infinito. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è l'infinito. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è l'infinito? Numeri spirituali in questo momento per te sono il 47 e il 400. Vai a cercare su Google il significato di questi due numeri perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui parlano per te di trasformazione globale. Canalizza la luce della verità, ti dicono. C'è un qualcosa che sta cambiando radicalmente in questo momento nella tua vita o deve cambiare. Numeri 47 e 400. Adesso vediamo chi sei tu, infinito. Infinito sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Qua con una torre e un matto, per te la trasformazione globale c'è stata per davvero. È come se fosse successo un qualcosa, indipendentemente dalla tua volontà, che ti sta portando a sperimentare un qualcosa di nuovo, che sia una situazione, che sia nei sentimenti. Non te l'aspettavi proprio, dicono le carte, e potrebbe anche essere l'incontro o la conoscenza di una persona nuova, magari di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, potrebbe anche essere un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, insomma qui mi parlano proprio tanto di un fatto inaspettato, un qualcosa che è successo e che l'infinito proprio non poteva immaginare. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Sotto certi aspetti però ti vedo un po' impossibilitato o comunque con questo appeso e 10 di spade potrebbe anche essere la tua paura di sbagliare nei confronti di questa cosa che può essere successa, inaspettata, nell'immediato, in questo momento. Quindi bisogna anche un po' imparare a lasciarsi andare, a non precludersi delle possibilità, infinito. Di fatto dicono che se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi anche fare qualcosa che non hai mai fatto. E molto probabilmente, in conseguenza a questa cosa che è successa, c'è una sorta tua di titubanza nel scegliere oppure non sapere se è meglio procedere, distinguere se può essere positivo o negativo. Mi chiude con un 10 di denari, è molto positivo. E allora accetta questa sfida. Parliamo proprio di te in questo momento. Ti dicono: accetta questa sfida, ne vale la pena. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, fai questo qualcosa che non hai mai fatto. E questo è quello che mi hanno detto di te. Adesso vediamo con questo mazzo cosa vogliono dirti, se c'è qualcuno che vuole parlare con te o le carte stesse vogliono parlare con te. Nuovamente il 10 di spade. Vediamo. Questa la mettiamo qua perché ci è caduta. Dall'insieme di queste carte ho ben chiaro quello che i tarocchi vogliono dirti. Non a caso parlavamo di trasformazione globale e qui con un 10 di spade e un 9 di spade
una situazione che non ti consentiva di essere tranquillo o tranquilla, dove molto probabilmente hai toccato sotto certi aspetti il fondo. Sai, dicono che il fallimento insegna il successo e questo è quello che può essere stato in passato un fallimento, o hai considerato il fallimento di una situazione e qui le carte ti stanno dicendo passa oltre, a costo di rinunciare ad un qualcosa, però parlano di un passaggio, una trasformazione, una ritrovata energia per superare un determinato momento difficile, e mi fanno vedere proprio questo, anche grazie alla vicinanza di una persona. Eh, Potrebbe essere, se vogliamo parlare anche di lavoro, un qualcuno che ti sostiene nel aiutarti o nell'andare a fare questo cambiamento o questo, chiamiamolo, miglioramento anche, perché qua mi indicano magari un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci potrebbe essere, non per tutti perché questo è un interattivo, però hai un qualcuno vicino che ti sostiene, dandoti, diciamo, la possibilità di dimenticare questo passato e riuscire così a lasciartelo alle spalle. Non so se è mai capita, c'è proprio qui l'ingresso di una persona nella tua vita che ti aiuta a superare un momento difficile del tuo passato. E andando anche un po' a, se vogliamo, far chiarezza su quello che realmente senti giusto per te, quindi è come se in un certo senso dicessero l'infinito torna a risplendere con questa carta dell'imperatrice in tanti aspetti della tua vita, grazie all'ingresso di una persona che ti sta vicino, che ha degli ottimi sentimenti e che ti regala questa opportunità. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, il messaggio che volevano darti i tarocchi. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda che vado a darti una risposta, un sì o no, con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo. Vediamo un po' cosa ti dicono per l'infinito. Temperanza, torre e giustizia. Qui la risposta è un sì. C'è una situazione di attesa, un qualcosa dove forse hai aspettato anche troppo o hai portato anche fin troppa pazienza, dicono le carte. Improvvisamente si sblocca e diventa un sì. Qui si va di nuovo a ripristinare, se vogliamo, detto così, una situazione dove abbiamo portato pazienza, abbiamo sopportato e quindi anche improvvisamente con la torre, quando meno te lo aspetti diventa un sì. E adesso voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Vediamo, per l'infinito. In casa tua c'è un quadro o una foto dentro una cornice bianca. La vedo bianca. Considera
cosa rappresenta per te. Quindi considera cosa rappresenta questo quadro o questa foto dentro una cornice bianca. Sei molto connesso con quell'immagine, con questa immagine, perché farà sempre parte della tua vita. Messaggio curioso. In casa tua c'è un quadro o una foto dentro una cornice bianca. Considera cosa rappresenta per te. Sei molto connesso con questa immagine perché farà sempre parte della tua vita. E questo era il messaggio per te, infinito. Ti dico adelante e ricordati che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri. Adelante, infinito. E con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!